Bella B! Bella G! Allora, ma va più lungo un drive tenuto bello basso e teso oppure un bel driveone alto in cielo? Siamo qui per rispondere. Queste sono domande che ci avete fatto in tanti e non c'è modo migliore se non provare. Provare. Dai, andiamo, tirare. Via, comincio io. Ok, comincio. 2 palle e cerco di tenerle il più basse possibili. E la tua palla bassa corrisponde a un mio drive normale. Mamma mia, un aghello! Dritta Vai, come un sotto fuso. con la seconda. Questa è bassa. Appena a bassa. sinistra, più bassa. Vabbè, raffettino, forse questa non ha rotolato tantissimo. Vabbè, B, tocca a te, 2 Vado palle io. basse. Lo specialista della palla bassa. Ole! E così, 2 teselle e vediamo qual è la più lunga. E sotto a chi tocca? 2 palle, più alta possibile, a bombazza. E questa raggiunge lo Sputnik, alta in draw. Altissima, purissima, Bellissima. bellissima. Yeah, ma si chiude. Quindi Questa era veramente gli volevo dare, ma gli volevo dare che è andata un po' a sinistra. però alla fine 2 dritte e 2 a sinistra sono paragonabili. Sì. B, Tocca a sotto me. a chi tocca. Arriverò mai alle altezze di Gigi? Non credo proprio, ma proviamoci. Wow, altro che. Siamo quasi. Attenzione. E niente, Ancora più alta, ma più alta di così non mi va. però E un po' a sinistra. tutte e due un po' in draw. Ora è il momento di andare a misurare. Scopriamo qual è la verità. Quale palla va più lunga? Quella più bassa? Quella più alta? Chissà. Che cosa abbiamo fatto per cercare di tirare i 2 drive un po' più alti o un po' più bassi? Principalmente abbiamo agito, almeno nel mio caso, su come far arrivare la faccia del bastone al momento dell'impatto. Un po' più deloftata per il colpo teso, palla leggermente più arretrata nei piedi, quindi nel mio caso un po' più verso il piede destro, schiena un po' meno inclinata verso destra e colpo a cercare quasi di schiacciare la palla. Questo però non è il modo migliore per tirare la palla bassa e lunghissima. Funziona solo per determinati tipi di swing in cui si riesce a tenere il bastone bene fermo, se no la palla spinna tantissimo e se ne va comunque per aria. Mentre per la palla alta, T alto, schiena inclinata leggermente verso destra, colpo dal basso verso l'alto, rilasciando un po' di più le mani e la palla va per aria. E bravo B, infatti, per esempio io per tenere la palla bassa, dato che non riesco a tenere i polsi fermi, tendo a tenere il T comunque un pochino alto e a contrastare questo mio rilascio cercando di girare più velocemente il corpo, perché se no la palla mi farebbe un tanto di quello spin che ciaone e non andrebbe avanti. Mentre invece per la palla alta è un po' il mio marchio di fabbrica, T alto, mi lascio andare, srotolo tutto e la palla già sale di per sé. Ricordiamoci una cosa, i drive nuovi tendenzialmente sono fatti per togliere un pochino di spin, quindi la palla deve partire già un po' alta, se no non c'è proprio portanza, anche perché le palle nuove, tendenzialmente un po' tutte, le premium ancora di più, sono fatte per prendere meno spin. Ricordiamoci che lo spin serve per creare portanza, quindi più gira la palla e più la palla sta in aria. Più la palla è ferma e gira di meno su se stessa e più se non gli abbiamo dato un po' di angolo di lancio non sta in aria. Motivo per il quale io mi aspetto che la palla tirata alta abbia fatto più strada. Però devo dire che ho preso una bomba con la palla tenuta bassa che forse andiamo a vedere un pochino. Cominciamo con la palla più corta di tutte, il mio drive tirato basso. È prevedibile perché io già gioco con poco spin, palla bassa, quando cerchi di tenerla bassa si parte proprio raso terra e quindi quella palla non ha assolutamente fatto distanza. Un po' più lunga ma comunque sempre molto corta la mia seconda palla bassa, quindi le 2 mie palle tirate basse sono sicuramente le più corte. Arriviamo dopo qualche passo avanti alla mia palla alta che va più o meno a pareggiare la palla alta di Gigi e di nuovo una mia palla alta, quindi
qua sono arrivati i miei drive di punta. Abbiamo poi palla bassa di Gigi e camminiamo, arriviamo verso le bombe. Intanto notate quanti passi stiamo facendo tra la mia palla peggiore e quelle di Gigi. Qui abbiamo il drive alto di Gigi classificato al secondo posto e al primo posto di oggi la palla bassa di Gigi, quella che avevamo già visto che era partito una tuona pazzesca. In questo caso abbiamo alcune considerazioni da fare. Mediamente le palle basse come distanza le hanno buscate rispetto a quelle alte, soprattutto perché le mie, quelle tirate da me, non hanno fatto grande distanza. Quindi se siete giocatori che già tirano un po' basso con poco spin, se cercate anche di abbassare il volo di palla, la vostra palla perderà di un bel pezzo la distanza. Viceversa, se siete un giocatore un po' più alla Gigi, nel senso che riuscite a dare un po' di spin alla palla e riuscite a buttarla facilmente per aria, anche un colpo basso, se preso più che perfetto, può fare un'enorme distanza. Attenzione però che è una distanza di picco. Gigi probabilmente questa palla qua l'hai presa al 110%, l'ho sentita proprio perfetta. Ed è stata poco più avanti, 5 metri comunque più avanti di un drive una palla alto. alta, ma non colpita così bene. Quindi comunque diciamo che di distanza non ne perde tantissimo. Gigi invece, tue considerazioni sul tutto? Allora, intanto vedete le palle allineate, non le abbiamo tirate così dritte, tutte sul bordo della pista. Semplicemente siamo andati a prenderle un po' a destra, un po' a sinistra e le abbiamo riallineate per avere un'idea di che distanza avessero coperto. Diciamo che io una palla proprio bassa bassa, devo ammetterlo, non sono capace a giocarla, quindi nella realtà era una palla media, ok? E nel caso specifico oggi il terreno correva e quindi effettivamente è andato più o meno simile. Tendenzialmente quello che è carino capire è che mediamente le palle basse non vanno. Le palle medie sono quelle che ottimizzano, diciamo, per la stragrande maggioranza dei casi. Poi può capitare che una palla veramente tirata alta possa fare qualcosina in più, però questo è, diciamo, un po' da capire. Dovete capire voi se avete quel tipo di volo nelle vostre possibilità, ricordandovi che non deve essere una palla che parte bassa e si impenna, quelle non fanno mai strada, ma deve essere una palla che parte già alta con non troppo spin, ok? Quindi fateci sapere voi che cosa ne pensate e come lo giocate il drive, alto, basso. Pensavate che un drive basso potesse fare molta più strada di un drive alto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!